Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, sono Megaticker e dopo tanto tempo, scusate se vi ho fatto attendere, vi porto la recensione completa di questo Nacon Pro Compact. Un controller, come vedete, dedicato all'Xbox, un controller assolutamente entry level, che però introduce due caratteristiche non propriamente appunto da entry level. L'unboxing ve lo lascio in alto a destra, ma in realtà non c'è granché da vedere, è tutto qua davanti, la scatola è questa, il controller è questa, dentro qualche libretto, la certificazione del Dolby Atmos e poi ne parleremo un attimo insieme e quindi buttiamoci subito ad analizzare il controller in questione. Come vedete è un controller cablato e parlando subito del cavo vi posso dire che la lunghezza è di 3 metri, c'è lo sgancio di protezione di emergenza se si inciampasse un bambino, la moglie, il fratello o un cane sul cavo, probabilmente vi salverete la console da una caduta dalla mensola. E il cavo, come vedete, è telato e quindi anti-attorcigliamento. Cavo per me promosso, peccato solo che si innesti in maniera fissa nel controller e quindi se verrà danneggiato il cavo difficilmente potrete recuperare il controller. Controller dall'estetica quantomeno discutibile, secondo me veramente orrendo, ne deriva certamente dalle plastiche del wireless asimmetrico di PlayStation, dove qua davanti un po' in maniera più armoniosa c'era il touchpad. Come vedete questa forma molto allungata, tutto scarno e vuoto qua davanti, proprio perché nell'Xbox ovviamente il touchpad è stato tolto. Classici tastoni assolutamente per ciechi della Nacon, a me così grossi non piacciono tanto, a volte li schiaccio anche due insieme, come non mi piace assolutamente l'ergonomia di questo controller. Per l'ergonomia vi dico però una cosa: se utilizzate i trigger e i bumper con gli indici, guardate qua l'impugnatura, le ultime dita sgusciano via dalle corna. Se invece voi siete soliti usare bumper e trigger con indice medio, guardate come cambia l'impugnatura, le dita vanno più avanti, il mignolo prende saldamente il corno del controller, aiutato poi da questa sagomatura qua sotto che nell'anulare fa sì che il controller resti saldo in mano. Quindi un controller secondo me adatto a chi gioca utilizzando indice e medio per bumper e trigger. Mi fa ridere poi quando leggo la descrizione del grip enfatizzata dalla casa. Il grip secondo me è nullo, la plastica è molto scivolosa, c'è una specie di texture, ma poi veramente nell'utilizzo quotidiano io lo trovo molto scivoloso come in realtà lo sono, ahimè, queste levette analogiche. Mi piace la forma, mi piace anche sempre la personalizzazione col marchio Nacon nella parte superiore, ma quello che secondo me Nacon dovrebbe fare è aumentare il grip di queste levette usando una gomma un po' più morbida. Parlando sempre di levette, la resistenza della stessa mi piace, è molto lineare, non è durissima, non è molla, insomma per quanto mi riguarda quella è promossa. Qualcuno me lo chiede e vi ricordo che il controller attaccato alla console ha la possibilità di accenderlo, quindi non dovrete utilizzare il controller normale o andare dalla console a schiacciare fisicamente il tasto, basterà premere il tasto Xbox e la console si accenderà. Andando poi ad analizzare i comandi, vi dico che la croce direzionale si presta anche a delle mezze lune, in più poi vedremo a software c'è la possibilità di dargli l'input sulle 4 direzioni oppure sulle 8, considerate anche appunto le diagonali. Trigger che mi piacciono assolutamente in termini di risposta, molto lineare, sostenuta alla molla, dà l'idea anche di essere abbastanza resistente, così come mi piace il click piuttosto secco del bumper. Direi che oltre questo tastino che serve per poter accedere alla modalità pro, tra virgolette, di questo controller, come comandi esterni non ho null'altro da elencarvi. Ci sono ovviamente i tasti normali presenti nel controller Xbox Serie X e Serie S, ma adesso andiamo un attimo a parlare della funzionalità del jack, di questo fantomatico Dolby Atmos e poi infine, analizzando l'applicazione, anche della risposta del comportamento degli analogici e del controller in game.
Per quanto riguarda il jack, come sempre devo appurare, non ho mai capito il perché una cuffia attaccata su controller che non sono di serie di fatto mi dà dei problemi a livello di microfono. La gente mi sente veramente male, mi sente veramente piano. Di questo non faccio una colpa solo a Nacon, ma in generale sono anni che testo controller di terze parti e la stessa cosa mi capita sul 90% dei controller testati. Quello che invece effettivamente promette e mantiene è la presenza del Dolby Atmos. Collegando delle cuffie jack qua dietro avrete l'esperienza del Dolby Atmos in game, esperienza assolutamente piacevole. Chi l'ha provata saprà che il Dolby Atmos su Xbox è veramente il top. L'unica cosa che devo purtroppo segnalare è un leggero fruscio di ritorno in cuffia costante. Parlando dei trigger, prima mi sono scordato di parlare della vibrazione degli stessi e della vibrazione del controller. Vibrazione che è molto debole e vibrazione sui trigger che è molto rumorosa. Per quanto riguarda il comparto vibrazioni, per me è bocciato. Ma adesso ragazzi direi che ho detto praticamente tutto, non vi ho parlato del comportamento degli analogici, ma questo lo facciamo guardando insieme l'applicazione che serve a configurare questo piccolo controller. Eccoci qua sul sito nacongaming.com, sito dove oltre a poter comprare in questo momento un prezzo scontatissimo ragazzi, 34,90 € è il minor prezzo a cui io l'abbia mai visto, e come dicevo una volta comprato potrete andare qua in fondo e scaricare manuale di istruzioni e software dedicato alla configurazione. Una volta lanciato il software vi dirà di collegare il vostro controller al PC e una volta entrati nel software avremo di fatto diverse possibilità. Possiamo andare ad aggiornare il controller. Sinceramente non credo di averlo mai aggiornato da quando ce l'ho. Spero che Nacon rilasci presto un aggiornamento, anche perché ho notato un piccolo problema in fase di gioco sugli analogici che vi spiegherò dopo. Possiamo ripristinare tutte le impostazioni se pensiamo di aver fatto qualche macello, ma la parte interessante personalizza il controller ed ecco lì che, come in tutti praticamente i controller Xbox, si possono andare a cambiare le funzioni di ogni singolo tasto. Anche qui reimposta valori predefiniti. Se abbiamo cambiato tante cose, vogliamo tornare nella situazione di default velocemente, schiacciamo il tasto RB per muoverci nei menu ed ecco lì che possiamo andare a decidere, come vedete, le curve di intervento del joystick destro e del joystick sinistro. Qui le personalizzazioni si limitano a dei preset: Racing Sport, FPS, FPS Pro, Arcade, Infiltration. Queste sono le loro configurazioni. Possiamo anche andare a intervenire sulla zona morta dell'analogico. Sapete che la zona morta è quella zona entro la quale il movimento dell'analogico stesso non sortisce effetto in gioco. In default la zona morta è 2, possiamo comunque andarla ad alzare, vedevo, fino addirittura al 99. Se questo 99 è il 99% del movimento dell'analogico, sinceramente mi chiedo quale possa essere l'utilità. Ad ogni modo, come dico sempre, queste cose vanno provate soggettivamente in game. A qualcuno piace una zona morta ampia, a qualcuno invece piace averla ristrettissima. Sappiate però che se tenete una zona morta molto bassa, l'effetto drift è alla porta. Io sinceramente ho provato un po' tutti questi preset e devo dire che la reazione degli analogici cambia, quindi non è una cosa fatta così per figura. C'è veramente un software che dentro che gestisce la reazione dell'analogico, ma come vi dicevo, secondo me in questo momento, o almeno su questo modello testato, la gestione dell'input dell'analogico ha qualche problema. Ebbene sì, giocando ho notato che ci sono delle variazioni di risposta randomiche durante il gioco. Vi faccio un esempio: il mio personaggio lo sto muovendo per fare una circonferenza, in alcuni momenti la circonferenza mi viene molto stretta, in altri non riesco a farla così stretta, il personaggio gira molto più largo.
Credo che questo sia veramente non un problema meccanico ma un problema software di Nacon, e per questo chiedo a voi, se avete questo controller, di darmi conferma o smentita di questo problema. Andiamo velocemente avanti. Joystick destro, stesse identiche funzionalità del sinistro, mentre invece poi arriviamo sul trigger, che come vedete non è notato di trigger stop, però possiamo andare a decidere. Anche qui parla di modalità racing, FPS, infiltration, eccetera eccetera. Possiamo andare a decidere quando raggiungere l'input massimo. Sappiamo che il trigger così a riposo da input 0 pian piano 1 2 3 fino all'input massimo, input 100, quando la corsa è arrivata in fondo. In questa maniera, vedete, io posso decidere che l'input massimo nell'FPS arrivi a metà della corsa. È una cosa che io non amo, perché comunque nella concitazione del gioco voglio vedere chi è che riesce a fermarsi a metà corsa. La vedo invece molto più probabile andare sempre in fondo e quindi di fatto perdere questo vantaggio dell'input che arriva prima della fine della corsa. Comunque è gradevole trovare questa impostazione, magari qualcuno un po' di vantaggio lo troverà. In fondo impostazioni, vibrazione on, possiamo invertire joystick destro e sinistro, cosa che penso sia abbastanza inutile, e possiamo, come vi dicevo, andare a decidere se la croce direzionale deve agire su 8 direzioni oppure 4. Ok ragazzi, siamo giunti alla conclusione, considerazioni finali su questo piccolo controller di casa Nacon. Parlando prima del controller mi sono scordato di parlare della qualità delle plastiche. Io non amo la qualità delle plastiche di Nacon, ma in realtà questa mia appunto non approvazione deriva dal fatto che quando parliamo di controller pro da 150, 120, 110 ma anche 100 euro, la qualità costruttiva secondo me dovrebbe essere un gradino sopra. In questo caso stiamo parlando di un controller da 49 euro, scontatissimo adesso a 34, e quindi secondo me queste plastiche vanno assolutamente bene, sono in linea con il prezzo del prodotto. Ci sono anche delle piccole finezze, guardate qui questo anello di scorrimento non presente in tutti i controller, e quindi il mio giudizio finale, soprattutto in virtù del fatto che adesso ve lo tirano quasi dietro, è abbastanza positivo. Il problema più grosso di questo Nacon, e penso per quello che sia sceso così tanto di prezzo, è il Turtle Beach, controller che con 59 euro offre sicuramente un'esperienza migliore di questo prodotto, ma se vogliamo un muletto, comunque avvicinarci alla sensazione di un controller pro, iniziare a smanettare con qualche configurazione e perché no godere di un Dolby Atmos alle orecchie, sinceramente per 35 euro io ve lo consiglio. Se vi è piaciuto quindi il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, accendete la campanella, giù in descrizione vi lascio il link di acquisto. In questo momento Amazon lo vende a 40 e qualcosa euro, quindi conviene comprarlo nel sito ufficiale Nacon. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima qua a Megaticker e ciao!